Oggi sono a bordo di un mito, un classico senza tempo, uno dei modelli più amati e riconoscibili di sempre, la Ford Mustang GT. Si tratta per la precisione della quinta generazione, prodotta dal 2005 al 2014. Quella che sto guidando è un pre-restyling avvenuto nel 2010 e monta un 4006 V8 da 305 cavalli, 434 Nm di coppia, 0 a 100 dichiarato in 4.9 secondi, con una velocità massima pari a 228 km/h. I valori reali sono stati ritoccati verso l'alto, dunque sotto il cofano ci sono oltre 330 cavalli e 450 Newton, si comporta meglio dunque di una stock. Il peso si attesta su poco meno di 1700 kg, nota sempre dolente per auto di questa tipologia, però è pazzesca, ragazzi, è una roba fuori del mondo, è una roba fuori del mondo. La nota consumi è estremamente dolente, poiché nel misto non si va oltre gli 8-9 km/l, mentre nel ciclo urbano non si va oltre i 5. Il bestione sotto il cofano, come detto, è un 8 cilindri a V interamente in alluminio. 3 valvole per cilindro, fasatura variabile, condotti d'aspirazione con controllo attivo del carico, a suo tempo il propulsore più potente montato su una Mustang di serie. I 305 cavalli originali, qui aumentati leggermente grazie alle modifiche di cui vi parlerò a breve, non sono una mostruosità di potenza vista la stazza dell'auto, ma ragazzi miei, quello che non c'è in prestazione c'è tutto in sensazione. Primo V8 americano, è tutto molto yankee ed è una figata pazzesca. Pelle d'oca. È incredibilmente equipaggiata con un cambio manuale Tremec a 5 rapporti, è davvero inusuale poiché questo esemplare arriva dritto dagli States. E lì c'era il 5 marce automatico a farla da padrone. È il tipico cambio manuale comunicativo con gli innesti precisi, neanche troppo rigido nell'inserimento marcia. La frizione stacca altissima, non è l'auto più semplice che ho avuto modo di guidare, però si fa capire abbastanza bene. La trazione è ovviamente posteriore, intraversarla non è troppo difficile, ma grazie al traction control si può comunque sfruttare
senza aver troppa paura di perdere aderenza. Le modifiche al propulsore a cui ho fatto riferimento prima sono le seguenti: Decat Pace Setter con X-Pipe, GT Pipes Muffler Delete con finali liberi da 114 mm, aspirazione completa Ford Performance e mappatura Predator Diablo Sport 93 ottani. Niente di sconvolgente per avere il massimo del sound, mantenendo l'affidabilità del mezzo che praticamente senza silenziatori è una roba spaventosa. La Mustang MK5 nasce nel lontano 2003 per sostituire la precedente generazione, tutt'altro che indimenticabile. Fu presentata sotto forma di concept che per l'appunto si ispirava ai primi bellissimi modelli del 1968. Venne aggiornata non poco per sbarcare sul mercato e finalmente nel 2005 il modello S197 era pronto per il grande pubblico. Presentava il pianale D2C, sospensioni MacPherson all'anteriore, ponte rigido al posteriore, con un telaio riprogettato che offriva il 100% di rigidità in più rispetto alle precedenti versioni. Con questo modello la Mustang riprese popolarità e, a detta di molti, già pochi anni dopo il lancio divenne un instant classic. Ne vennero fatte svariate versioni, dalla GT500 con il 5004 da 500 cavalli alla Boss 302 di fine serie con il V8 portato a 5 litri capace di 445 cavalli. Questo esemplare tuttavia ha una storia nella storia da raccontare. Venne acquistata negli USA nel 2006, precisamente nello stato del Maryland, dal signore che vedete in foto, ed era la più classica delle Mustang che si poteva incrociare per strada. È stata importata in Italia nel 2008 e fino al 2019 è stata praticamente tenuta in garage, non ha avuto modo di sfogarsi più di tanto. Nel 2019 l'attuale proprietario l'ha finalmente acquistata e conserva tutta la documentazione originale sia dell'immatricolazione oltreoceano che dell'importazione qui in Italia. Ha fatto un lavoro immenso per renderla quella che è oggi. Questa è veramente un'auto americana a tutti gli effetti. La Mustang GT del debutto aveva una linea tutto sommato semplice ed accattivante, col posteriore dominato da un ampio lunotto in pieno stile fastback, fiancata pulita e frontale squadrato con i gruppi ottici affiancati dai fendinebbia per ricreare quel tipico musiconico delle GT. Il design venne curato da Sid Ramnareis, che si ispirò alle Mustang degli anni 60 realizzando uno stile che lo stesso vicepresidente Ford dell'epoca definì retrofuturismo. Come avete visto dalle foto, quando ancora si trovava negli States, esteticamente non era nulla di che. Oggi è cattivissimo. I fari anteriori sono full HID originali Ford, mentre i posteriori sono Traction Generation 5. Baffo anteriore CV2, spoiler posteriore derivato dalla GT500, caleotte e specchi restyling del 2010 e tutti i vetri sono stati oscurati. Parecchio, direi. Meccanicamente gli interventi non sono stati da meno, con un nuovo assetto a ghiera BC Racing regolabile in altezza e durezza, con annessi camber plates, barra panhard regolabile e barra duomi GT. Bellissimo il set di cerchi JR11 10x20 all'anteriore e 11x20 al posteriore. Davanti è gommata 2,55-30 e dietro 2,85-30, una gomma così. Presente l'impianto frenante maggiorato Brembo a 4 pompanti, M2003S da 355 mm davanti e Ford GT500 da 350 mm al posteriore. Internamente l'effetto è meno wow e tanto USA. I materiali sono abbastanza standard, così come il design globale un po' troppo squadrato e semplice, ma si sa, loro sono fatti così. D'impatto il volante a 3 razze e gli indicatori in pieno stile Yankee d'epoca. Plancia minimale, su questa è presente un piccolo schermo LCD con la pulsanteria presente giusto quanto basta.
sta macchina, che roba, che roba. Spazio sufficiente davanti e un po' penalizzante dietro, visto il tetto abbastanza spiovente, ma la Mustang GT è un'auto che si ama soprattutto per i suoi difetti, come mi ha confidato il proprietario stesso. Negli Stati Uniti veniva proposta in versione base a meno di 20.000 euro, rendendola tanto comune quanto una Fiat Punto qui da noi. In Italia invece la V8 partiva da circa 50.000 euro, prezzo da sportiva vera con costi di gestione non proprio abbordabilissimi. È un'auto che si acquista solamente se dietro c'è del sentimento. Questo modello in particolare ha un fascino tutto suo e da una parte ha contribuito a rilanciare da Mustang, dall'altra non aveva un entry level umana come l'attuale sesta generazione con il suo EcoBoost. Questa insomma la compravi solo se avevi il cuore a stelle e strisce. Trovo sia una sportiva d'impatto come poche altre e il latrato dell'enorme V8 fa venire davvero la pelle d'oca ad ogni accelerazione. Nel corso degli anni sono stato diverse volte negli Stati Uniti, da New York a Los Angeles, passando per tantissime città diverse, e posso garantirvi che il clima che si respira a bordo di questa Mustang GT è realmente americano. Spesso i modelli dedicati ai nostri mercati sono un po' filtrati, riadattati, mentre questa è sincera e diretta. Le modifiche apportate l'hanno ottimizzata più non posso. Non sarà velocissima, ma ragazzi quant'è divertente, è bellissima. È stato un test drive completamente diverso da tutti gli altri, è stato molto emozionante e anche un po' batticuore. Si guida col cuore, si guida con le sensazioni, non si guarda la scheda tecnica, non si guarda il tachimetro, non si guarda niente, si sale, si mette in moto e uno se la gode tutto.